È troppo tardi per imparare a disegnare. Ormai non riprenderò più la mano. Non disegno più perché inserisci scusa a caso. Quante volte ho sentito queste frasi? Ma può davvero essere troppo tardi per imparare a disegnare? Secondo me, finché puoi porti questa domanda, la risposta è no. Ciao allievi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Nel video di oggi realizzeremo insieme questo disegno, mentre cerco di smontare alcune delle scuse più comuni per non prendere in mano un foglio di carta e una matita. Prima di procedere però vi invito a mettere un bel like e a iscrivervi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video. L'ispirazione per questo video, per il tema che tratterò in questo video, deriva da una mail che ho ricevuto a febbraio di quest'anno di un iscritto al mio corso, uno tra i più entusiasti, che ha lasciato tra le recensioni più belle che ho ricevuto sul mio corso, che sono tutte positive ma alcune mi hanno toccato un po' di più. E in questa mail l'allievo dice che vuole rinunciare a tutte le scuse che si è sempre raccontato, a tutte le frasi di autocommiserazione, se avessi frequentato la scuola d'arte, se avessi iniziato prima, se avessi potuto e bla bla bla, che fino a quel momento lo frenavano e lo facevano vivere nel rimpianto, nella staticità del non fare. In questa mail lui dice: basta, voglio veramente imparare, mettermi in gioco e seguire il tuo corso. E dopo qualche mese mi è arrivata una seconda mail in cui mi parlava della sua esperienza nel corso, che è stata ancora più entusiasta di prima, devo dire, e questo mi ha reso veramente iper contenta. Oggi però non voglio parlarvi solo di quanto siano contenti gli allievi che hanno seguito il mio corso, ma di un altro punto che questo allievo specifica nella sua mail. In questo estratto racconta di un signore molto anziano che lui ha conosciuto e che gli ha mostrato di avere tantissime passioni per la poesia, la musica, il disegno, e di come lui, il mio allievo, inizialmente abbia riso dentro di sé pensando che non sarebbe mai riuscito a portare a termine le sue ambizioni artistiche data l'età. Dopo un po' però confessa di essersi reso conto che quello che animava questo signore non era tanto il voler raggiungere un obiettivo, ma l'essere contento di ciò che faceva e godere del processo creativo. E penso che l'abbia scritto proprio con le parole perfette. Quando sei impegnato in ciò che ami e provi entusiasmo, non è mai troppo tardi né tempo sprecato. Questa è una di quelle occasioni in cui io vi chiamo allievi, ma in realtà imparo tantissimo anche io da voi. Io sono la prima a pormi un sacco di obiettivi, mettermi un sacco di scadenze, spesso anche una dopo l'altra, tant'è che guardandomi indietro mi stupisco di quante cose riesco a fare in una settimana o addirittura in un mese. Ma la verità è che la soddisfazione che nasce dal portare a termine questi progetti o questi compiti non sta tanto nel momento immediato in cui li si finisce, ma nel percorso che si fa, perché è difficile gioire di un singolo traguardo, un singolo momento, ma è molto più facile essere contenti durante il processo, perché dura di più e ci dà anche più soddisfazione. Quindi la verità è che quando ci dedichiamo a un hobby o a una passione, non lo facciamo tanto per raggiungere chissà quale obiettivo, ma perché ci piace farlo, perché ci fa stare bene. Se adesso stai pensando, sì, però io ogni volta che provo a disegnare mi arrabbio perché non raggiungo i risultati che vorrei e mollo tutto, beh, ho già realizzato un video in cui parlo proprio di questa cosa, della paura di sbagliare, e te lo lascio linkato qua in alto a destra del video. C'è anche da dire che la tua posizione, se non hai ancora incominciato o ripreso a disegnare, è la più difficile, perché iniziare è sempre il passo più grande, il più importante e il più difficile. Ma se la pensate come me, quindi che la cosa più importante va fatta per prima, procrastinatori vi vedo, allora capirete bene che se la cosa più difficile è lì a portata di mano, basta farla e poi tutto il resto verrà più semplice. E penso che sia proprio così anche con il disegno, perché una volta sdoganata la paura del foglio bianco, una volta affrontata le proprie paure, diventa molto più facile ritrovarsi, giocare e divertirsi in quello che si sta facendo. E questo, se la prenderete con un approccio molto positivo, vi porterà a voler dedicare sempre più tempo a questa attività. Quindi, se come si dice via il dente via il dolore, il momento giusto di iniziare a disegnare è adesso. Ma adesso, quindi metti in pausa il video, prendi un foglio di carta e una matita e disegna un cerchio.
Va benissimo anche qualunque cosa, l'importante è rompere la paura del foglio bianco. L'hai fatto? Va che ti vedo, Scrivi qua sotto nei commenti se ti è venuta voglia di riprovarci almeno una volta a disegnare, perché per me sarebbe soltanto questo un grandissimo traguardo. Se invece hai ancora qualche pensiero a frenarti, provo a leggerti nel pensiero e a indovinarne qualcuno. Il primo, il più gettonato, è non ho tempo, oppure non è il momento giusto. Purtroppo questa vita contemporanea ci fa sbalzare da una cosa all'altra, un impegno all'altro, siamo sempre di corsa e non ci rendiamo neanche conto di dove stiamo andando. Quindi secondo me, a prescindere, se puoi, impara a ritagliarti del tempo, perché la condizione di non avere mai tempo alla lunga diventa davvero deleteria. Quindi una cosa che possiamo fare è impegnarci per trovare del tempo e ritagliarselo. Scommetto che c'è qualcosa a cui puoi togliere del tempo per dedicarlo a una tua passione, in questo caso al disegno. Magari non guardare Netflix, oppure passare meno tempo sui social. Ci sono delle applicazioni, che uso anche io, che misurano quanto tempo passi sui social e quanto tempo perdi sui social, perché quello sì che è tempo perso. Se invece pensi che non sia il momento giusto, ti dirò un segreto. Non esiste il momento giusto, non è mai il momento giusto per fare niente, specialmente se sei quel tipo di persona che non si sente mai pronta a prendere delle decisioni importanti o dei cambiamenti importanti. In questo caso ti va bene, perché disegnare non è sicuramente qualcosa che rivoluzionerà la tua vita, o almeno non in negativo, ma sicuramente sarà qualcosa che potrà portarti più tempo per te, più momenti di relax, più ispirazione e più stimolazione della tua creatività. E per concludere questa parentesi legata al tempo, è sbagliato pensare che se si inizia qualcosa bisognerà darsi 1 ora a settimana, 2 ore a settimana per forza, tutte le settimane, con regolarità, perché così diventa quasi un impegno che sembra un obbligo, che sembra un peso, che sembra quasi una cosa di lavoro, mentre invece se volete dedicarvi a una vostra passione, potete dedicarci anche pochi minuti al giorno, poco tempo, con regolarità. Quella è la cosa importante, perché quando si disegna il tempo vola, quindi vi dilaterà i momenti che dedicate a questa pratica. E più disegnerete, più vorrete naturalmente dedicare tempo al disegno, senza programmare delle scadenze fisse o senza decidere un minimo di ore da volerci dedicare. No, così è troppo costruito, non funziona così. Anche per questo sono contenta che gli iscritti ai miei corsi di disegno possono seguirli quando vogliono, in totale libertà, in qualunque momento, e possono anche riguardare le lezioni più di una volta, perché non sai mai quando può arrivare l'ispirazione o quando riesci a ritagliarti del tempo. La seconda scusa più comune è non ho soldi, ma quello che ti vorrei rispondere è non servono tanti soldi per disegnare, ti bastano i fogli della stampante e una matita. Se proprio non hai budget, se non hai neanche 2 euro per comprare una sola matita, ci sono tante aziende che regalano matite e penne gratuite, quindi in realtà le uniche 2 cose che ti servono sono una superficie e un oggetto che scrive, quindi in realtà andrebbe bene anche la sabbia con un bastoncino oppure un muro con un carboncino, ma non vi sto incitando a fare graffiti per strada. Una storia che racconto all'interno del mio corso di ritratto è quella della fanciulla di Corinto, la figlia del vasaio Butade, la cui storia è ricordata come la nascita del disegno, la nascita della pittura. In sostanza questa ragazza era addolorata dalla imminente partenza del suo amato e quindi ha deciso di tracciare la sua ombra su una roccia con un carboncino, un legnetto bruciato, e questa è l'origine del disegno. Una superficie e un legnetto bruciato, un po' come anche i disegni che troviamo nelle grotte paleolitiche. Se invece pensi che il tuo problema economico stia nel fatto che non puoi o non hai potuto studiare arte, già sul mio canale trovi tantissimi video gratuiti che ti insegnano abbastanza. Ovviamente non insegnano tutto, perché il mio metodo e le basi del disegno e del ritratto le insegno soltanto all'interno dei miei corsi, però comunque con tanta ricerca personale e tanto spirito di osservazione puoi imparare molto anche dai miei tutorial, e inoltre online e nelle biblioteche si trovano tanti testi, tanti libri che puoi consultare gratuitamente per imparare quanto più possibile sul disegno e sull'arte.
Certo, quando si hanno tanti soldi e un budget illimitato, tutto è possibile, tutto è più semplice, però anche con un budget più limitato non è giusto secondo me porsi un vincolo totale, porsi un limite, perché lì diventa un po' una scusa, diventa un po' un appoggiarsi a una mancanza in partenza. Se invece un piccolo budget ce l'hai, ci sono tantissimi corsi di disegno, creatività, acquarello e tecniche varie e anche corsi più professionali legati a dei programmi sia per creativi che per professionisti a un costo veramente bassissimo sul sito Domestika, di cui ti lascio un link qua sotto e anche un piccolo codice sconto nel caso che vorrai provare alcuni dei loro corsi. Sono spesso in promozione e sono corsi tenuti da alcuni tra i più grandi professionisti al mondo nelle loro categorie e sono un'ottima possibilità per accedere con un budget limitatissimo a dei corsi anche di alto livello, quindi appunto ti lascio qua sotto il link e il piccolo codice sconto. A proposito del sito Domestika, ho scoperto qualche tempo fa il corso di questa illustratrice che è sicuramente una ragazza che si è data poche scuse nella sua vita. Lei nasce figlia d'arte, suo padre è un grandissimo illustratore e anche lei vuole diventare una grande illustratrice, ma purtroppo è nata con una sindrome che non le ha fatto sviluppare correttamente gli arti superiori e le mani. Lei però non si è lasciata intralciare da questa cosa ed è diventata oggi una delle più grandi illustratrici a livello globale. Il suo nome è Valentina Toro e potete seguire alcuni dei suoi corsi su Domestika. Le sue illustrazioni secondo me sono davvero dolcissime e molto particolari, specialmente nella scelta dei personaggi e delle ambientazioni. Quindi se vi piace l'illustrazione, se vi piace creare e inventare i personaggi e se vi piace disegnare con iPad su Procreate, questi corsi fanno proprio il caso vostro. Anche di questi vi lascio i link qua sotto nella descrizione del video. Infine la terza scusa è quella un pochettino più difficile da ammettere, ovvero avere paura di non essere capace. E questo sta un po' vicino alla paura di sbagliare, però la paura di non essere capace è quasi una definizione, quindi che ci mette sotto la casella di non capace ed è una grandissima limitazione che mentalmente poniamo alle nostre abilità e alla nostra possibilità di crescere. Questa paura è alimentata da autocritiche molto severe, che spesso dimenticano di considerare che forse si è appena iniziato un nuovo percorso e quindi criticare troppo aspramente senza considerare i leggeri piccoli progressi non fa altro che tagliare le ali a una passione emergente. Se ti ritrovi in questa condizione, ti consiglio di non giudicare il risultato, ma di fare tesoro del tempo che hai passato a disegnare. Inoltre ricorda che non sei tenuta a far vedere i tuoi disegni agli altri, anzi, per una crescita più matura ti consiglio invece di non mostrare i tuoi disegni, se non magari quelli di cui sei più sicuro o che senti che ti sono riusciti meglio, oppure che non riesci a capire cosa hanno che non va e quindi ti serve il parere di un occhio esterno. Oggi, anche per colpa dei social, siamo abituati a mostrare tutto e a considerare come vero, come realmente accaduto, realmente esistente, solo ciò che abbiamo mostrato o che possiamo mostrare. Ecco, a me piacerebbe andare contro tendenza e invitarvi e invitarmi a preservare alcuni aspetti della mia vita privata, del mio tempo libero, per tenerli soltanto per me e farne tesoro e renderli qualcosa di privato e prezioso da proteggere dallo sguardo degli altri. Infine, sollevarci dal giudizio altrui, visto che spesso il nostro è già abbastanza severo, può aiutare a sentire una maggiore libertà di sperimentare ed esplorare e ovviamente anche di sbagliare, perché più si sbaglia più si impara. Ricorda sempre che un occhio esterno vede il risultato, ma solo tu conosci il processo. Quindi, ti è tornata la voglia di riprendere a disegnare? Scrivimelo qui sotto nei commenti e non demoralizzarti se i primi risultati non sono incoraggianti, è normalissimo e ci siamo passati tutti. Se questo video ti è piaciuto non dimenticare di lasciare un bel like di supporto e di iscriverti al mio canale se non l'hai ancora fatto, inoltre attiva la campanella delle notifiche per non perdere nessuno dei prossimi video. Per oggi è tutto, io ti saluto e ti auguro tantissimi bellissimi disegni. Ciao!